Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Emgality Eli Lilly Italia SPA. Ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'è Emgality? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Emgality durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Emgality? Emgality ha un farmaco a base del principio attivo galcanezumab, appartenente alla categoria degli antiemicranici e nello specifico antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina, CGRP. È commercializzato in Italia dall'azienda Eli Lilly Italia SPA. Emgality può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Emgality 120 mg soluzione iniettabile uso SC1 penna pre-riempita 1 ml, 120 mg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Eli Lilly Nederland BV. Concessionario: Eli Lilly Italia SPA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: galcanezumab. Gruppo terapeutico: antiemicranici. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Emgality è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese. Posologia: il trattamento deve essere iniziato da medici con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'emicrania. Posologia: la dose raccomandata di galcanezumab è di 120 mg, somministrata per via sottocutanea una volta al mese, con una dose iniziale di carico di 240 mg. I pazienti vanno istruiti ad iniettare la dose saltata il prima possibile e riprendere la somministrazione mensile. Il beneficio del trattamento dovrebbe essere valutato entro 3 mesi dal suo inizio. Qualsiasi ulteriore decisione di continuare il trattamento deve essere presa sulla base del singolo paziente. Successivamente, si raccomanda di valutare la necessità di continuare il trattamento a intervalli periodici. Anziani, 65 anni. Galcanezumab non è stato studiato in pazienti anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose, in quanto la farmacocinetica di galcanezumab non è influenzata dall'età. Compromissione renale/compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose in pazienti con compromissione renale da lieve a moderata o con compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di galcanezumab nei bambini di età compresa tra 6 e 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non esiste alcun uso rilevante di galcanezumab nei bambini di età inferiore ai 6 anni per la prevenzione dell'emicrania. Modo di somministrazione. Uso sottocutaneo. Un paziente può iniettarsi da solo galcanezumab seguendo le istruzioni per l'uso. Galcanezumab deve essere somministrato per via sottocutanea nell'addome, nella coscia, nella parte posteriore del braccio o nella regione del gluteo. Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni, i pazienti possono somministrarsi galcanezumab da soli, se il personale sanitario lo ritiene opportuno. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità: al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. Rischio cardiovascolare. Pazienti con alcune patologie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Non sono attese interazioni farmacocinetiche sulla base delle caratteristiche di galcanezumab. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Emgality durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Emgality durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati sull'uso di galcanezumab in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti riguardo alla tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Si ritiene che galcanezumab possa alterare lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Possono verificarsi vertigini a seguito del trattamento con galcanezumab, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Oltre 2500 pazienti sono stati esposti a galcanezumab negli studi clinici sulla profilassi dell'emicrania. Oltre 1400 pazienti sono stati esposti a galcanezumab durante la fase, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi fino a 600 mg sono state somministrate per via sottocutanea nell'uomo, senza osservare tossicità limitante la dose. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di monitorare il paziente per riscontrare eventuali segni o sintomi di reazioni avverse ed istituire immediatamente una terapia sintomatica adeguata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici, altre preparazioni antiemicrania, codice ATC. N02CX08. Meccanismo d'azione. Galcanezumab ha un anticorpo monoclonale umanizzato IgG4 che lega il peptide correlato al gene della calcitonina, CGRP, prevenendone in. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Sulla base di un'analisi farmacocinetica di popolazione, dopo una dose di carico di 240 mg, la concentrazione plasmatica massima, Cmax, di galcanezumab è stata approssimativamente di 31/4 g/ml, 27%, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di tossicità a dosi ripetute condotti in ratti e in scimmie Cynomolgus e di valutazioni sulla sicurezza. Elenco degli eccipienti. L-istidina. L-istidina monoidrato cloridrato. Polisorbato 80. Cloruro di sodio. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.